Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Agivert Pharma Group SRL. Ultimo aggiornamento. 7 novembre 2021. Cosa Agivert? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Agivert durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa Agivert? Agivert ha un farmaco a base del principio attivo cinnarizina più dimenidrinato, appartenente alla categoria degli antivertigine e nello specifico preparati antivertigine. È commercializzato in Italia dall'azienda Pharma Group SRL. Agivert può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Agivert 20 mg/40 mg 20 compresse. Agivert 20 mg/40 mg 50 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pharma Group SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: cinnarizina più dimenidrinato. Gruppo terapeutico: antivertigine. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: trattamento dei sintomi vertiginosi di varia origine. Agivert è indicato negli adulti. Posologia. Posologia adulti: 1 compressa 3 volte al giorno. Anziani: posologia come per gli adulti. Danno renale. Agivert deve essere usato con cautela nei pazienti con danno renale da lieve a moderato. I pazienti con clearance della creatinina 25 ml/min, danno renale grave, non devono usare Agivert. Compromissione epatica: non sono disponibili studi in pazienti con compromissione epatica. I pazienti con compromissione epatica grave non devono usare Agivert. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di Agivert nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. In genere la durata del trattamento non deve superare le 4 settimane. Spetta al medico decidere la necessità di un trattamento più prolungato. Modo di somministrazione: le compresse di Agivert devono essere assunte dopo i pasti, senza essere masticate, con un po' di liquido. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi, alla difenidramina o ad altri antistaminici con struttura simile ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. La difenidramina viene escreta totalmente attraverso le rene e i pazienti con danno renale grave sono stati esclusi dal programma di sviluppo clinico. I pazienti con una clearance della creatinina 0,25 ml/min, danno renale grave, non devono usare Agivert. Poiché copyright entrambi i principi attivi di Agivert sono ampiamente metabolizzati dagli enzimi epatici del citocromo P450, nei pazienti con compromissione epatica grave le concentrazioni plasmatiche dei principi attivi immodificati e le loro emivite aumentano. Ciò è stato dimostrato per la difenidramina nei pazienti cirrotici. Di conseguenza, i pazienti con compromissione epatica grave non devono utilizzare Agivert. Agivert non deve essere somministrato a pazienti con glaucoma ad angolo chiuso, convulsioni, sospetto aumento della pressione intracranica, abuso di alcol o ritenzione urinaria legata a disturbi uretroprostatici. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: Agivert non riduce in maniera significativa la pressione, tuttavia, deve essere usato con cautela nei pazienti ipotesi. Agivert deve essere assunto dopo i pasti per minimizzare l'eventuale irritazione gastrica. Agivert, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Gli effetti sedativi e anticolinergici di Agivert possono essere potenziati dagli inibitori delle monoaminoossidasi.
La procarbazine può intensificare l'effetto di Agivert. Come gli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Agivert durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Agivert durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. La sicurezza di cinnarizina/dimenitrinato durante la gravidanza umana non è stata stabilita. Gli studi sugli animali sono insufficienti per evidenziare gli effetti sulla gravidanza, sullo sviluppo embrionale/fetale e vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Agivert può alterare lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Agivert può provocare torpore, in particolare all'inizio del trattamento. I pazienti che manifestano questo effetto indesiderato non devono guidare o usare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse, ADR, più frequentemente riscontrate negli studi clinici sono sonnolenza, inclusi torpore, stanchezza, affaticamento, stordimento, nell'8% circa dei pazienti e secchezza delle fauci nel 5% circa dei pazienti. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I sintomi di sovradosaggio da Agivert includono torpore, capogiro e atassia con effetti anticolinergici come secchezza delle fauci, arrossamento del volto, dilatazione delle pupille, tachicardia, piressia, cefalea e ritenzione urinaria. Possono verificarsi convulsioni, allucinazioni, eccitazione, depressione respiratoria, ipertensione, tremore e coma, specialmente in caso di massiccio sovradosaggio. Gestione del sovradosaggio. È necessario adottare misure generali di supporto per il trattamento dell'insufficienza respiratoria o circolatoria. Si raccomanda l'esecuzione della lavanda gastrica con soluzione isotonica di sodio cloruro. Occorre monitorare con attenzione la temperatura corporea poiché copyright può manifestarsi piressia come conseguenza dell'intossicazione da antistaminici, in particolare nei bambini. È possibile controllare i sintomi simili a crampi attraverso la somministrazione attenta di barbiturici ad azione rapida. In caso di marcati effetti anticolinergici centrali, è necessario somministrare fisostigmina, dopo relativo esame, lentamente per via endovenosa, o, se necessario, per via intramuscolare. 0,03 mg/kg di peso corporeo, max. 2 mg negli adulti e max. 0,5 mg nei bambini. Il dimenidrinato adializzabile e tuttavia il trattamento del sovradosaggio mediante questa procedura non è considerato soddisfacente. L'emoperfusione con carbone attivato consente l'eliminazione del dimenidrinato in misura sufficiente. Non sono disponibili dati sulla dializzabilità della cinnarizina. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparati antivertigine, codice ATC. N07K52. Il dimenidrinato, il sale clorteofillinico della difenidramina, ha un antistaminico con proprietà anticolinergiche, antimuscariniche, che esercita effetti parasimpatolitici e depressivi sul sistema nervoso, proprietà farmacocinetiche, assorbimento e distribuzione. Dopo somministrazione orale il dimenidrinato rilascia rapidamente la sua componente di difenidramina. La difenidramina e la cinnarizina vengono rapidamente assorbite dal tratto gastrointestinale. Nell'uomo le concentrazioni plasmatiche massime, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non hanno rivelato rischi particolari per l'uomo sulla base degli studi convenzionali di tossicità a dosi ripetute con l'associazione della cinnarizina e del dimenidrinato, sulla fertilità con elenco degli eccipienti: cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, ipromellosa, crosscarmellosa sodica, talco, magnesio stearato, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Agivert a base di cinnarizina più dimenidrinato sono Arlevertan, Enzaver, Berizina. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.